Ciao a tutti, sono Flavio De Maio, proprietario del ristorante Ve l'avevo detto, e sono venuto qui per presentarvi un piatto della tradizione romana, la carbonara. La carbonara di per sé non può essere definita come una ricetta perché ognuno la interpreta secondo una propria tecnica. La cosa sulla quale non possiamo eccepire è le materie che vanno a comporre il piatto, che sono di base guanciale, uova, pecorino parmigiano, pepe, vino bianco facoltativo e ovviamente la pasta. Per prima cosa caliamo la pasta. Diciamo noi siamo generosi, le nostre porzioni sono intorno ai 140 grammi a persona di rigatoni. Andiamo a mettere il guanciale in padella, mi raccomando senza aggiunta di ulteriori grassi perché quelli che ci restituirà il guanciale ci sono più che sufficienti. L'oro giallo che libera il guanciale all'interno della padella è quello che a noi servirà per conferire gusto al piatto. Per sgrassare un pochettino, per declassare più che altro, per fare in modo che quelle parti di guanciale che tendono ad attaccarsi sulla padella vengano sopra, ci aiuteremo con un pochettino di vino bianco. Una volta che il vino è sfumato, e ce ne accorgiamo, no? Perché comunque cala la quantità di vapore e poi anche al naso non sentiamo più quel sentore alcolico. Noi abbiamo la nostra base. Mi sono tolto dal fuoco perché ho bisogno che questo composto, per il tipo di lavorazione che faccio io della carbonara, sia freddo. Quindi io devo avere guanciale freddo e il grasso liberato dal guanciale freddo. Per far sì che questo mi aiuti, io uso della semplicissima acqua minerale molto frizzante e soprattutto molto fredda, che vado ad aggiungere all'interno della padella. E poi faccio una cosa orrenda a guardarsi, però poi vediamo se il risultato finale corrisponde alle aspettative. Io sono nuova persona, quindi non faccio altro che prendere l'uovo, romperlo all'interno della padella. Siamo generosi, facciamo 3 uova. Uova con il tuorlo giallo, perché la carbonara quando si presenta nel piatto è molto più gradevole, più bella. Intanto mi avvantaggio con un pochettino di pepe. L'intingolo è pronto. Noi la pasta a Roma la mangiamo al dente. Chi la vuole un pochettino più cotta deve probabilmente cambiare città. Da noi non si mangia al chiodo, però deve essere al dente, insomma. Scogliamo la pasta. Non ci stiamo troppo a preoccupare se ci va qualche goccino d'acqua, ragazzi, non succede niente, l'importante è che il composto non si straccia al momento in cui andiamo a mettere l'uovo. Questo è un momento fondamentale, cioè il momento in cui tu non ti puoi distrarre per nessun motivo. Come ti giri magari a pigliare il telefono in mano che ti sta chiamando tua madre, hai finito, la carbonara è andata. La carbonara quando ti viene bene tu entri in sala davanti ai clienti, lo sai, no? La vedi, la senti, la percepisci. Io la faccio sul fuoco perché io ho necessità di far uscire un certo numero di carbonare durante la serata. Far uscire 1 chilo di pasta, quindi 5 porzioni insieme e farle omogenee è complicato. Questa carbonara qua la possono anche mangiare le signore in stato interessante, perché comunque la temperatura la portiamo intorno ai 65 gradi. Siamo usciti dal fuoco. A questo punto il pepe nero, una quantità giusta, senza esagerare. Il pecorino romano e un pochettino di parmigiano. Ancora un po' di formaggio. Salve a tutti, sono Luciano Monosiglio. Dopo la carbonara di Flavio vi farò vedere la mia versione, che come sempre dico la carbonara può essere interpretata perché è soltanto una questione di ingredienti e non di ricetta. Quindi sono gli ingredienti a fare da padrone di questo piatto: uovo, pecorino, grana, guanciale, pepe e pasta. Iniziamo con il primo passaggio. Separiamo il tuorlo dall'albume. Avremo un tuorlo ogni 50 grammi di pasta. Secondo passaggio, mischiamo grana col pecorino, sempre per il discorso di non aumentare la sapidità, visto che la carbonara è un piatto
che di base ha tutti ingredienti molto sapidi, con un salato molto spiccato, sia il pecorino che il guanciale. Per ogni 50 grammi di pasta, 30 grammi di grana e 20 grammi di pecorino. Pepe nero in grani, macinato anche leggermente grossolano. E adesso andremo a creare il nostro composto. Ci aiutiamo con una frusta. Abbiamo due opzioni. Una è farlo a freddo fuori dal fuoco. Un altro che io consiglio è farlo a bagnomaria, in modo tale che riusciamo a pastorizzare per bene le uova a una temperatura circa di 60-62 gradi. Quindi andiamo a creare il nostro famoso zabaione salato. Una volta fatto questo, lasciamo il composto da parte e iniziamo il taglio del guanciale. Togliamo la parte nera ricoperta dal pepe e il lardo. Andiamo a fare dei cubetti 1 centimetro per 1 centimetro. Molto importante quando si taglia il guanciale è lasciare anche la parte di grasso, che questo qui poi lo useremo successivamente per mantecare gli spaghetti con la crema dell'uovo. Padella calda e guanciale. È importante che il guanciale cuocia con il suo grasso, quindi lo andremo a scolare solamente alla fine, quando sarà completamente rosolato all'esterno e morbido all'interno. Saliamo leggermente l'acqua, proprio un pizzico di sale. Questo servirà a fissare il colore della pasta che andremo a buttare. Non c'è bisogno che l'acqua arrivi a ebollizione, è importante che la temperatura dell'acqua raggiunga i 90 gradi. Una volta calata la pasta, mettiamo il nostro guanciale a riposare, in questo modo, con un cucchiaio sotto la pentola, in modo tale che il grasso coli e vada tutto da un lato, quindi il nostro guanciale poi rimarrà croccante all'esterno e morbido all'interno. Portata la pasta a cottura, prendiamo il nostro zabaione salato e lo avviciniamo all'acqua in ebollizione, scoliamo gli spaghetti, un po' di grasso del guanciale, un po' di acqua di cottura, manteghiamo prima fuori dal fuoco e la finiamo leggermente sopra il bagnomaria e mettiamo il nostro guanciale che abbiamo precedentemente scolato e raffreddato. Togliamo dal fuoco, finiamo di mantecare e adesso passiamo ad impiattarla, la nostra carbonara. E pepe. E questa è la mia carbonara. Buongiorno, siamo nel mio ristorante a Via Laventino, il Marco Martini. Partiamo dalla carbonara, si chiama la nascita della carbonara, viene servita all'interno di un nido, quindi partiamo pasta cotta al dente, abbiamo del guanciale, un uovo aperto, la cosa importante è togliere la pellicola dentro. Qui abbiamo la classica salsa d'uovo, quindi uovo, pecorino, pepe, un po' di parmigiano e si fa bagnomaria. Pepe e qui abbiamo una spuma di parmigiano e pecorino. Adesso andiamo a cuocere il guanciale. Rosoliamo il guanciale piano piano, prendiamo le nostre uova, le posizioniamo sul nostro nido, riempiamo la nostra mezza manica con la salsa di uovo, la mettiamo all'interno. Non deve essere croccante il guanciale perché si deve sentire la parte grassa, nel senso deve esplodere dentro la succulenza del grasso e da lì si vede se appunto il guanciale è buono. Lo lasciamo un po' riposare fuori dal fuoco. Questo è il cucchiaino perfetto per entrare e fare tutto un boccone. È un boccone che si prende tutto insieme, guanciale, pasta e uovo, è l'espressione massima della carbonara. Eccolo qua, arrosticciato e all'interno è succulente, quindi se lo portiamo tutto a croccantezza non c'è più quell'esplosione del grasso del maiale. Mettiamo il guanciale. Alla fine mettiamo la nostra salsa che è parmigiano e pecorino, invece di grattato abbiamo fatto questa cremina. Viene lasciato tutto il servizio a bagnomaria a 70 gradi per servirlo caldo e in finale il pepe. Questa è la nostra nascita della carbonara, come vedete viene servita in un nido nel muschio, un boccone. Questo è un nostro aperitivo di benvenuto che diamo ai nostri clienti nel mio ristorante. Buon appetito! Dopo queste 3 carbonare non ci resta che augurarvi buona carbonara a tutti.